Questa no, ma questa sì. Benvenuti e ben ritrovati sul mio canale da Francesca, e oggi voglio usare questa. Eh sì, la famosa palettina per la polvere, raccogli polvere. Non useremo lo scopino, useremo solo la paletta. Non ho mai provato a fare questa tecnica, quindi la facciamo oggi insieme per la prima volta e, e dovrebbe essere in teoria molto semplice. Quindi io utilizzerò queste due tele, pensavo questi due formati, uno lungo e l'altro rettangolare, e preparerò la tela a pennello. Ho deciso di preparare una base sfumata e adesso non so ancora se farla, penso che una la farò con i colori caldi e l'altra con i colori freddi, e poi niente, si farà colare il colore qui e poi lo si trasferisce sulla tela. Apparentemente è una tecnica molto semplice, nel farlo non lo so, non l'ho mai fatta, quindi proviamo insieme e poi eventualmente ne riparliamo alla fine. I colori li preparerò come al solito, si possono, mi viene da dire, insomma, che si possano utilizzare dei colori assolutamente economici anche come medium, qualcosa di economico. Io comunque credo che userò il fissativo da muro, ma si può usare anche la colla. E penso che utilizzerò comunque una consistenza media, cioè non troppo spessa perché altrimenti credo che possa fare attrito, cioè possa essere molto lenta da scendere, ma neanche troppo liquida perché comunque i colori devono rimanere abbastanza definiti. Però penso che potrei utilizzare una consistenza 2, massimo 3. Adesso provo. Proviamo insieme, credo che ne riparleremo alla fine del lavoro. Quindi armiamoci di paletta, una qualsiasi paletta in plastica andrà benissimo, e basta. Andiamo a provare insieme.
Eccoci qui con i risultati asciutti. Allora, vediamo subito quello lungo, che ce l'ho qui davanti. Questo è il risultato asciutto. E allora, tecnica è relativamente facile, nel senso che pensavo fosse un po' più semplice, però devo dire che anche se non sono riuscita a guidare il colore come avrei voluto io, a parte alcuni allacci che mi piacciono, tipo questa scaletta qui è l'unica cosa voluta che mi è venuta. Tutto il resto non è così semplice, intanto riuscire a coprire tutta la tela con una carica sola di colore. Forse ci vuole una paletta più grande o forse va bene anche farlo in due tempi. Quello che non mi fa impazzire sono queste frastagliature qui, cioè queste tipo goccia, ecco qui no, non è una cosa voluta, è che il colore scendeva un po' a fatica e quindi cioè, la difficoltà credo sia più nel dosare e nel guidare il colore che scende dalla paletta, e secondo me se è sottile meglio, si riesce a guidare meglio. Però nonostante sia venuto un lavoro molto astratto e molto zebrato, non mi dispiace. E anche l'altro, se devo dire la verità, questo è l'altro. Vedete anche qui queste parti qui, cioè li considero un po' degli errori, ecco, nel senso che è il colore che gocciolava in modo, cioè che non scendeva in modo uniforme, quindi ha creato un po' queste punte. Vedete qua ci sono passata sopra alla prima colata perché non mi piaceva, quindi nella seconda carica di colore che ho fatto l'ho allungato di più, e questo effetto allungato invece mi piace molto, lo trovo un po' 3D e non mi dispiace, un po' meno questa parte, però vabbè, diciamo che è la prima prova, ci tornerò sicuramente sopra. Come prima prova sono stranamente abbastanza soddisfatta. È difficile che sia soddisfatta quando provo qualcosa per la prima volta, ma nonostante non sia esattamente venuto come doveva, non mi dispiacciono. Non so se ce n'è uno che preferite rispetto all'altro. Io amo di più questi colori, ma come disegno preferisco questo, quindi è un po' un mix. Non so se ce n'è uno che vi piace di più, fatemelo sapere nei commenti. E niente, spero di avervi dato comunque qualche spunto creativo per provare qualcosa di nuovo. Io vi do appuntamento al prossimo video. Buona settimana a tutti!